Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Buona Domenica. Prima di iniziare questo nuovo contenuto facciamo il punto della situazione in casa Napoli per quanto riguarda i nazionali che hanno giocato ieri e li racchiudiamo tutti nella parola duttilità. Vi spiego il perché e ci arriviamo con calma, analizziamo anche il calendario, quando rinizierà il campionato perché non leggo nessuna addetta ai lavori, nessuna testata giornalistica così come è stato nella sosta di ottobre. Attenzione Napoli, quando ricomincia il campionato ci saranno 7 partite in 22 giorni, situazione difficile, complicata da gestire, eccetera, eccetera, anche perché forse si stanno concentrando più sul fantallenatori, nel caso Conte si dimette, chi arriva, il Napoli deve farsi trovare preparato. Con calma, ci arriviamo, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo dai nazionali e la situazione d'utilità. Il Kosovo di Rachmani, vittorioso, schiera il nostro Amir al centro di una difesa a 3, prestazione da incorniciare, ma in nazionale, così come a Napoli, e non sto assolutamente declassando le prestazioni di Amir con la maglia azzurra, fa sempre bene, schierato al centro di una difesa a 3. Ci siamo, quindi ecco la parola d'utilità che torna prepotentemente in casa Napoli e Conte dovrebbe sfruttarne queste caratteristiche quando rinizierà il campionato. D'utilità ancora nella partita che l'Uruguay gioca, l'amichevole dell'Uruguay con Olivera schierato centrale di sinistra in una difesa a 4, uno dei migliori in campo, ma lo è da molto tempo in nazionale e quindi quando si parla di mercato e il Napoli dobbiamo prendere il centrale di sinistra per formare le coppie, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere chi abbiamo in rosa, andiamo a vedere chi puoi schierare lì come seconda linea, come coppia di centrale a sinistra, perché quando manderemo Juan Jesus in pensione, ad esempio, e tu Olivera ce l'hai ancora in rosa, Olivera è un ottimo centrale di sinistra in una difesa a 4, nel caso vorrai schierare una difesa a 4, anche perché abbiamo visto che più andiamo avanti e come terzini il cross non c'è, l'inserimento comunque è minimo e quindi dal punto di vista del terzino io prediligo tecnicamente la situazione alla Mario Rui, alla Gutierrez, comunque terzini che si fanno tutta la fascia, arrivano sul fondo, mettono una bella palla al centro, un bel cross. Olivera non è quel tipo di terzino, ma non ne sto facendo un problema, però puoi schierarlo anche come centrale difensivo a sinistra e fa la sua porca figura. Perdonatemi il termine, lasciatemelo passare. Detto questo, Scott McTominay schierato nei tre dietro la punta centrale, nei tre dietro la punta con la Scozia sconfitta dalla Grecia. Ovviamente non è stata la miglior prestazione del nostro Scott che però va vicinissimo al gol, un legno preso ed è una Scozia che ho visto la partita e orfana di Gilmour pecca un tantino per quanto riguarda la costruzione, per quanto riguarda diciamo il dare quelle palle sporche a Gilmour che poi deve ripulirle e cercare di ripartire. Qualcosa è mancato, però Scott comunque ha fatto la sua partita schierato nei tre dietro la punta. Ecco che ritorna la situazione d'utilità. Oilund, l'influenza, non è stato del match con la nazionale danese, ma ci fanno sapere che verrà però schierato, che l'influenza ovviamente andrà via per la partita contro la Scozia e quindi non è un infortunio per fortuna, scusatemi il gioco di parole. A noi in casa Napoli comunque interessa la situazione muscolare da tenere sotto controllo, la febbre andrà via e probabilmente sarà del prossimo match contro la Scozia. Ecco perché si può sfruttare molto meglio questa rosa del Napoli e non voglio fare l'allenatore perché non ne ho assolutamente le competenze, guardo le partite, esprimo una mia personale opinione e quindi Antonio Conte potrebbe fare qualcosina in più schierando e mischiando un tantino le carte dal punto di vista tattico per sfruttare altre caratteristiche che i calciatori del Napoli in rosa hanno e come. Punto e a capo questo calendario del Napoli quando riprenderà il campionato sarà abbastanza per non diciamo non farla catastrofica, abbastanza complicato. Avrà in campionato Atalanta, Roma e Juventus. In mezzo ci sarà Qarabag in Champions. Comincia la Coppa Italia con Napoli-Cagliari e il Benfica
ovviamente altro impegno in Champions prima di arrivare all'Udinese, Udinese-Napoli, il 14 di dicembre, che chiuderà, tra virgolette, un ciclo di 7 partite per poi avere quel Napoli-Milan in Supercoppa il 18 e si salta l'impegno con il Parma che verrà recuperato poi, se non vado errato, il 14 o il 15, se non erro il 14 di gennaio, quando si rientrerà dalla Supercoppa. Sarà iniziato anche il girone di ritorno che inizia con la partita contro l'Inter e si recupererà poi anche la partita con il Parma. Però Atalanta, Qarabag, Roma, Cagliari, Juventus, Benfica e Udinese, Coppa Italia, Champions League e campionato. Perché non leggiamo titoloni? Attenzione Napoli, com'era nella sosta di ottobre, il calendario sarà molto difficile alla ripresa del campionato, eccetera, 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 per il semplice fatto che ci si sta concentrando dal punto di vista mediatico solamente a punzecchiare per la situazione Antonio Conte e non c'è la settimana di vacanza a Torino, torna le dimissioni, Bargigia che si esprime non ne ha mai azzeccata una per fortuna e quindi diciamo siamo contenti da questo punto di vista perché Bargigia dice no, sta già affrettando con Chiellini, se ne va, non se ne va, dimissioni, aspetta le prossime 2 partite, eccetera. C'è l'intermediario di Xafi che strizza l'occhio a Napoli in dichiarazioni ovviamente per quanto riguarda il suo assistito e leggiamo da qualche parte il Napoli si sta, diciamo, parando con Tiago Motta nel caso devi intervenire a campionato in corso. Allora, con calma. La mia opinione, il mio punto di vista è questo. Dobbiamo arrivare a giugno nei limiti del possibile, cercando di arrivare tra le 4, giocando un campionato discreto e non facendo brutte figure con Conte in panchina. Anche perché sono molto scettico nel cambiare allenatore in corso, l'abbiamo già vissuto, eccetera. Poi, nel caso Bargigia, le sue dichiarazioni, eccetera, siano vere e Conte aspetta le prossime 2 partite, che puoi steccare, le stecchi, si dimette e devi intervenire, assolutamente no, Tiago Motta, per quanto mi riguarda, e perciò che abbiamo visto, virare su un Xafi di turno potrebbe essere la soluzione, però te la rischi nel caso devi, diciamo, imponi a chi arriva di terminare il campionato tra le 4, perché non facciamoci abbindolare dal gioco, dal 4-3-3, calcio champagne, Xavi, Barcellona, eccetera. Ha avuto problemi anche al Barcellona quando ha iniziato ad allenare lì comunque per quanto riguarda il trovare la quadra, all'inizio risultati che comunque non arrivavano, troppi gol presi, una situazione difensiva da rivedere, poi ha trovato la quadra, ci sono voluti un paio di mesi, 3-4 mesi comunque per, diciamo, metterti in sesto, tra virgolette, e poi la strada non è che è in discesa, però cominci a marcare il territorio in maniera diversa e quindi cambia allenatore. Non serve per quanto mi riguarda, anche perché daresti l'alibi alla squadra e il Napoli nella figura del presidente credo che non voglia farlo. Poi se Antonio Conte, io credo che non sia così, ma alle dimissioni pronte nel caso non arrivino altri risultati, dobbiamo assolutamente trovare qualcuno che ci porti fino a giugno. Mi auguro che non sia quello, non sia Tiago Motta quello per arrivare a giugno, ma che il Napoli prenda l'allenatore poi per fare le prossime 2 o 3 stagioni stesso a campionato in corso senza prendere un traghettatore per poi arrivare a giugno, vedere, rivedere, eccetera. Se la stagione comunque dovesse andare male dal punto di vista della panchina e chi siede in panchina, non facciamo, ne prendiamo 2, 3, 5, 10 fino a fine campionato, prendi chi sarà il futuro allenatore del Napoli e cominci a ricostruire da gennaio. Però devi comunque tenere in considerazione che il rischio di non arrivare tra le 4 potrebbe essere molto alto, perché poi non è che cambia allenatore in panchina, arriva quello nuovo e pretendi che il girone di ritorno fa 200 punti, arriviamo primi in classifica, secondi o terzi, ci giochiamo scudetto, Champions, Coppa Italia, Supercoppa, eccetera, perché non credo
diciamo dal punto di vista realistico possa essere così. Poi alzo le mani e vedremo il Napoli come e dove andrà a parare. Non cadiamo sicuramente nei tranelli dal punto di vista mediatico che sono giornalieri, così come le dichiarazioni di Bargigia, così come tutti coloro che si stanno poi, diciamo, accodando a questa situazione. Il Napoli, le dimissioni, l'allenatore, no, ma non è una vacanza, Conte è andato via, eccetera, perché poi vedremo solamente alla ripresa degli allenamenti e con risultati in campo e prestazioni più che risultati, perché poi affronti l'Atalanta, togliendo il Qarabag in Champions, in campionato avrai Atalanta, Roma e Juventus una dietro l'altra, quindi sono 3 partite che tu puoi perdere dal punto di vista dei punti, ma servono le prestazioni contro un Atalanta di Palladino che cambia allenatore e quindi ti ritrovi un gruppo che vuole farsi vedere dalla nuova guida tecnica. Avrai una Roma che ha trovato la quadra con Gasperini, anche se segna, diciamo, relativamente poco, ma subisce pure dal punto di vista dei gol molto poco, e quindi sarà complicata come partita, per poi affrontare la sfida al Maradona contro Spalletti, il vecchio, il nuovo, mettetela come volete. È una Juve che comunque ancora deve trovare la quadra, te la puoi giocare. Il Napoli dal punto di vista della rosa se la può giocare con chiunque, al di là di corazzate europee, siamo tutti d'accordo, ma in Serie A, per la rosa che ha il Napoli, non puoi partire sconfitto o con un pareggio in tasca in nessuna partita, e non lo devi fare. Ecco perché sfruttare la duttilità della rosa sarebbe il caso, e farlo da subito, perché in nazionale questi personaggi corrono prestazioni comunque da incorniciare, schierati anche diversamente, quindi dal punto di vista tecnico il mercato del Napoli non può essere stato insufficiente. Sono queste le situazioni che vanno a decretare un mercato del Napoli che non è stato insufficiente. Queste sono le situazioni. Io perciò mi arrabbio quando si sparano nomi a caso e il centrocampista sostituiamo Anghissà, prendiamo questo, Tizio, Caio, Sempronio. In rosa c'è gente che comunque potrebbe giocare al posto di Anghissà e fare altrettanto bene. Poi perdi Zambo, siamo d'accordo dal punto di vista spogliatoio, qualità, gol, interdizione, tutto quello che ha dato finora, siamo tutti d'accordo, ma hai comunque chi schierare e puoi comunque mettere un Napoli tatticamente in campo in maniera diversa, ma portando a casa comunque risultati e prestazioni. Questa è la mia personale idea, vedremo ovviamente il resto dei nazionali impegnati tra oggi e domani, sperando che finisca presto questa situazione, questa pausa, e ci mettiamo con la testa a Napoli-Atalanta. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.